Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, nuovo video, Kvaratskhelia e il rinnovo, le parti che si incontreranno a giugno, leggeremo anche le dichiarazioni del presidente, contratto triplicato e vedremo la data eccetera eccetera, e si fanno sempre più insistenti queste voci su Jimenez del Feyenoord, almeno a quanto pare il Napoli sta sondando il terreno per approdare in Eredivisie e portare il calciatore a Napoli per il post Osimhen. Andiamoci piano e studiamo, andiamo a vedere chi è questo calciatore, cosa sta facendo, numeri, gol e dati alla mano. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivando la campanella delle notifiche, così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video e partiamo dal rinnovo di Kvara. Premessa: mi auguro che questa voce non faccia scaricare le batterie al nostro Kvaratskhelia, così come è successo paradossalmente per qualche settimana con il nostro Politano, che dopo aver firmato il rinnovo scompare praticamente dai radar a livello prestazionale. Non credo che sia questa la situazione, anche perché il rinnovo non sarà firmato durante, diciamo, la stagione, ma ci si rivedrà a giugno. E poi non credo che Kvaratskhelia sia della stessa pasta di Politano a livello prestazionale, in base a un rinnovo, in base a soldi in più, soldi in meno e situazioni in bilico. Allora, nei giorni scorsi ai microfoni di Mediaset ha parlato così il presidente De Laurentiis del rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli. L'offerta irrinunciabile deve arrivare a me e non a lui. Ha ancora molti anni con noi e io vorrei estendergli il contratto per ulteriori anni. Farò la mia parte, lui però è stato un signore e chi lo rappresenta mi ha dato un appuntamento a fine campionato. Ha un contratto valido e non bisogna irrigidirsi, sarebbe peggio per noi e per lui. Grazie al Napoli ha espresso il meglio di sé, è giusto che questa valorizzazione la pagheremo quanto vale. Mo queste dichiarazioni possano essere un'arma a doppio taglio, può anche darsi, può anche darsi perché comunque si punzecchia, sarebbe peggio per noi e per lui, quindi comunque metti in ballo il calciatore, ma non credo che portino comunque strascichi a livello prestazionale anche queste dichiarazioni. Le cifre del contratto: si parla di un contratto fino al 2029, quindi prolungamento del contratto attuale con cifre che vanno dai 4 milioni di euro l'anno più bonus, un milione di bonus, quindi 5. Contratto triplicato per Kvaratskhelia, ovviamente rispecchia secondo me le caratteristiche del calciatore, diciamo congruo anche a ciò che percepisce un Politano di turno e altri calciatori del Napoli, in base poi alla caratura del calciatore. Stiamo parlando comunque di un talento del Napoli e di colui che vuoi o non vuoi, in giornata o meno, può sempre far partire la giocata dal suo piede. Detto questo, mi auguro che sia solamente una voce fondata e ci si ritrovi a giugno per la firma dei contratti e dei rinnovi. Assolutamente a queste cifre va benissimo, però che non vadano ad intaccare poi il proseguo di questo campionato, perché è una situazione quest'anno dove tutti i tasselli da qui alla fine dovrebbero andare, diciamo, nel verso giusto. Se stecchiamo già il minimo inserimento del minimo tassello, arrivederci e grazie, e rischiamo veramente di finire la stagione fuori da qualsiasi cosa. Jimenez, allora, io sono, ovviamente non è un calciatore del Napoli, è solamente una voce. Il Napoli si dice che si sia affacciato più volte, diciamo, in casa Feyenoord, chiedere informazioni, primi approcci, chiamiamoli così, per quanto riguarda appunto l'accaparrarsi l'attaccante messicano di origine argentina ma gioca con la nazionale messicana. Ma ci arriviamo, dati, gol e caratteristiche di questo calciatore che a me piace tantissimo, anche perché vivendo in Olanda la situazione comunque mediatica intorno al calcio olandese la vivo più da vicino,
e non è assolutamente niente male per il post Osimhen. Eccolo qua. Santiago Jimenez. Allora, 22 anni, cittadinanza messicana, è nato in Argentina, 1,82 m, attaccante centrale, 18 aprile 2001, la data di nascita. Molto, ma molto giovane, ma è un carro armato a livello di forza, grinta, ha un grandissimo colpo di testa, nello scontro fisico eh, molte volte non ne esci mai vincitore tu difensore, perché è 1,82, non è 1,90 m, è 1,82, però è veramente un bel pezzo d'uomo, difficile da scardinare e difficile da spostare. Ecco. Andiamo avanti con le statistiche perché sono interessanti. 2023-2024 campionato di quest'anno in Eredivisie, 24 presenze, 21 reti e 4 assist in 24 presenze. Tanta roba. Parliamo di un gol ogni 90-94 minuti se non erro. 2022-2023 32 presenze, 15 reti, che non è poco, è un gol ogni 2 partite comunque. Avendo giocato comunque al primo anno, cioè diciamo in un anno dove il Feyenoord sì stava ricostruendo a livello di gioco, e quest'anno si è affermato perché il Feyenoord gioca veramente bene per quanto mi riguarda. Se dobbiamo parlare di calcio giocato, palla a terra, servire l'attaccante, Jimenez è un attaccante che comunque dialoga, è un attaccante che riesce ad avere una visione di gioco per quanto riguarda un ultimo passaggio da dare, è un attaccante che imbuca quando deve imbucare, tatticamente molto intelligente. E poi è una mia opinione, andatevi a vedere qualche video, dal punto di vista dei piedi, diciamo la balistica è più in favore di questo calciatore che di Osimhen per quanto riguarda poi il livello tecnico, anche se Osimhen poi ci sono altri lati da considerare: esplosività, corsa, reattività, velocità, che è più veloce appunto di Jimenez. Però mi sembra dal punto di vista della prima punta questo un attaccante diciamo a 360 gradi, dove tu puoi svariare per quanto riguarda le soluzioni offensive. Questi sono i numeri dall'Eredivisie di quest'anno e dell'anno scorso. Questa è la posizione in campo. Finalmente un calciatore che solo quello è, non vediamo attaccante centrale, esterno destro, sottopunta, mezzala, ha fatto tutti i ruoli, può giocare dappertutto. Finalmente prendiamo i calciatori per il ruolo di cui abbiamo bisogno e basta. Non prendiamo calciatori che possono fare 3 ruoli, 2 ruoli, 4 ruoli e 6 ruoli. Ottimo così come profilo di ruolo. Andiamo avanti. Queste sono le statistiche tra Eredivisie, le coppe giocate quest'anno e i gol fatti. L'Eredivisie l'abbiamo detto, 21 reti in 24 partite con 4 assist, 4 partite, 2 reti e un assist in Champions League. Tanta roba in 4 partite. 2 partite in Europa League, eppure è andato in marcatura in 2 match. Ovviamente c'è la Coppa d'Olanda, 3 partite con 0, e la Johan Cruyff Scale, che sarebbe l'altra competizione olandese, una presenza senza marcature. 62 minuti comunque, 2715 minuti giocati, tanta roba, tanto minutaggio, sempre presente, e un perno principale appunto del Feyenoord, del grande campionato che sta facendo la squadra di Rotterdam. A me piace tantissimo come attaccante perché ha quell'esplosività. Non sto facendo un paragone, ma è per renderci conto, quell'esplosività alla Battistuta. Quell'esplosività alla Battistuta, non sto parlando dello stesso tiro, sto parlando dell'andare addosso all'avversario come l'aveva Battistuta, per quanto riguarda quella fisicità e quel corpo a corpo dove non la spunti quasi mai. Ultima ma non meno importante statistica con la nazionale: 24 presenze e 4 reti. A 22 anni, per me questo è già uno che butta le porte a terra, e poi ha nella marcatura il suo DNA. Cioè questo fa gol, ragazzi, fa gol, non c'è niente da fare, vuoi o non vuoi,
la marcatura Jimenez la mette sempre. Poi si può dire l'Eredivisie, è un campionato poco competitivo, le solite cose. Ma io dopo l'aver preso Kim dalla Turchia e dire sì, ma Kim stava al Fenerbahce e il campionato turco non è la stessa cosa, poi l'abbiamo visto in Italia. Sono cose e dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano, perché poi se uno è giocatore di pallone, come si dice a Napoli, non importa la competizione o dove vai a giocare, ma le qualità escono fuori al di là del campionato nel quale gioca. Ovviamente c'è bisogno sempre di un contorno squadra a livello tecnico abbastanza alto. Però per caratteristiche a me piace tantissimo come attaccante, perché non ti preclude, perché con Osimhen tu puoi attaccare tranquillamente e sempre la profondità, gli lanci il pallone, se la va a prendere, fa sportellate con tutta la linea di difesa. Jimenez è diverso, Jimenez è più dialogo, è più arrivare in area di rigore con pericolosità e con compagni vicino, uno o due dettati. È un attaccante che a me non dispiace e non dispiacerebbe avere all'ombra del Vesuvio, però sono voci, è un nome che sta uscendo giorno dopo giorno sempre più insistente, però 50 milioni è il valore di mercato e dobbiamo vedere se poi non ci accordiamo sempre per il solito centesimo. Mi auguro che con le tasche piene che avremo, e mi auguro che avremo con la cessione di Osimhen, perché Osimhen deve fare pure un ottimo campionato da qui alla fine, che poi con questi infortuni un terzo delle partite in 3 anni non le hai giocate a Napoli, 130 milioni di clausola, da sponda Chelsea già non sono d'accordo allo stipendio che ha richiesto di 200.000 sterline a settimana. C'è il Paris Saint-Germain, è vero, dietro il Chelsea per richieste, ma non è l'attaccante preferito da Luis Enrique per caratteristiche, perché Luis Enrique predilige più un attaccante di caratura tecnica diversa, mettiamola così. Quindi i soldi quando arriveranno e Osimhen sarà venduto ci saranno. Questo è un calciatore da prendere e subito e da mettere al centro dell'attacco del Napoli. Per quanto mi riguarda, i 20 con la stagione te li coprirà sicuramente. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Ovviamente ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Sempre Forza Napoli, buona giornata. Ciao!